Salve a tutti, rieccoci qua. Una nuova puntata, il suono e il tempo. Allora, cominciamo. Cosa vuol dire il suono e il tempo? Il suono dipende dal tempo, non dal tempo meteorologico. E il tempo dipende dal suono. Il tempo può essere inteso come l'epoca in cui si vive, il contesto storico, e può essere anche inteso come la velocità, la scansione ritmica. Allora, perché è importante il tempo inteso come contesto storico? Perché ricordate, vi dissi, si suona come si vive. Che vuol dire? Il modo di suonare è condizionato dallo stile di vita. Lo stile di vita è la maniera in cui l'individuo si inserisce nella società, le opportunità che ha, le relazioni che ha, le maniere in cui si esprime. Ricordate il saluto con il cappellone? Era una maniera di esprimersi di diversi anni fa. Feci l'esempio dei Tre Moschettieri, ricordate? Se lo facciamo adesso la gente si schianta in terra dalle risate. Ma allora era normale, perché lo stile di vita era più cortese, era più formale. Adesso buongiorno, buonasera. Fino a qualche anno fa ci si levava il cappello, adesso non c'era più il cappello alle persone, non si leva niente. Dice ciao, buongiorno, arrivederci, e è finita lì. E quindi quando si suona, ad esempio un pezzo rinascimentale, un pezzo barocco, un brano dell'Ottocento, bisogna riferirsi allo stile di vita dell'epoca e creare il suono adatto alle circostanze. Come si fa a creare il suono adatto alla circostanza? È semplice. Guardate un film, ad esempio, gli attori dei film dei Tre Moschettieri o gli attori dei film dell'Ottocento, del Rinascimento, del Barocco, di quello che volete. Si calano nel personaggio, cercano di calarsi nello stile di vita dell'epoca e riportare la stessa sensazione allo stile di vita attuale. È importante conoscere anche tutte le arti del periodo storico che andiamo ad interpretare, l'architettura, la pittura e anche i condizionamenti religiosi. Ricordate il canto gregoriano europeo? Cosa succede? Si rifà alla religione. Molti canti, molti pezzi del Rinascimento sono di ispirazione religiosa. Bach era barocco, però risente molto della Chiesa, dell'ispirazione religiosa. Quindi la musica dell'epoca è una musica un po' più seria. Allora abbiamo visto che esiste il tempo storico a cui bisogna riferirsi quando interpretiamo un pezzo, riferirsi allo stile di vita dell'epoca e riportarlo, importantissimo, riportarlo alla dimensione attuale, altrimenti facciamo ridere. Esiste poi il tempo come scansione ritmica, non ritmo. Sarebbe la stanghetta del metronomo, ta, 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 che stabilisce l'andare del tempo, la velocità, che poi è flessibile, è variabile, è elastica, ma c'ha una partenza, c'ha un arrivo. Vi ricordate, vi ho parlato della batteria, non della batteria dello strumento, delle pile. Hanno il più e il meno. Il più è l'energia positiva, il meno è l'energia negativa. Che vuol dire? Si accumula energia e si scarica energia, come quando si pianta un chiodino nel muro. Pic! È assurdo non prendere energia prima, che non lo puoi piantare se non c'hai una carica. Quindi le note senza energia non hanno senso. Il ritmo senza una carica, senza una scarica non esiste, non ha tempo. Io stacco una velocità, pa, 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 ma dove siamo? In che punto della battuta siamo? Dov'è la carica? Dov'è la scarica? Ma se io faccio pa, 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 comincia già a pulsare, sembra quasi un cuore, un polmone, un qualcosa che carica e scarica, pa, pa. Cioè la nota che io vado a scaricare, imbattere, si dice in musica, ha già un presupposto di carica. Sicché se io voglio fare pam, devo fare pam, cioè prima di espirare devo inspirare, altrimenti non è possibile fisicamente, naturalmente.
perché la musica non è altro che l'espressione della natura. Nessuno ha inventato la musica c'era già, c'è sempre stata, l'abbiamo soltanto scoperta. E le leggi della fisica, le leggi della natura si applicano alla musica in una maniera che non ci immagineremo nemmeno. Allora, ricordate, l'esempio del martello calza alla perfezione. Se vuole fare un piccolo colpo, pa, pa, il martellino andrà nel chiodino con una piccola rincorsa, ta, ta. Non posso fare pa, è impossibile, è contro natura. E nemmeno posso fare pa, altrimenti devo aspettare per disperdere l'energia che ho accumulato. Pa. Allora torna. Altrimenti non sono regole queste qui, sono dati di fatto. Allora, ogni nota è collocata nella battuta con un significato, con una energia diversa. Mai due note sono della stessa energia. Se io carico, dopo devo scaricare. Non esiste altra alternativa. Tutto questo influisce sul timbro del suono. Perché il suono che carica ha un timbro, ha una qualità, il suono che scarica ha un'altra qualità. Non preoccupiamoci di farla noi questa qualità, viene da sé, è una cosa naturale. Cioè se io prendo questo oggetto e lo lascio andare, casca in terra. È inutile che lo accompagno se voglio farlo cascare più delicatamente o se ce lo voglio sbatacchiare con più violenza, sì, ma altrimenti casca da sé. Come la frutta quando è matura, casca da sé. Il ritmo è una cosa naturale, viene da sé e determina la qualità delle note, la qualità del suono. Il ritmo possiamo dire è come un fiume che raccoglie tutte le note che sono per la strada e le porta al mare. Cioè nel ritmo confluiscono tutte le energie, tutte le note, tutti i suoni. È come un abbraccio. E il ritmo trascina tutte le note alla velocità stabilita dal tempo, però con l'energia del ritmo. Il suono non è altro che un flusso di energia che è stabilito dalla vibrazione che sentiamo dentro, dallo stato d'animo, e questo stato d'animo produce dei gesti del corpo verso lo strumento e questi gesti producono il suono che va incanalato nel ritmo, e non è che il suono spinge il ritmo, è il ritmo che prende il suono e lo porta alla velocità stabilita, che è sempre diversa perché è elastica. Ricordate, il tempo non è il metronomo, ta, 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 che non si muove, sempre fisso, no, è elastico. Può produrre un rallentando, un accelerando, un crescendo, un diminuendo, sempre fluido. No, a scatti così, impossibile. Non è naturale. Il gesto emotivo del ritmo nell'orchestra è stabilito dal direttore che assapora la musica e trasmette queste sensazioni all'orchestra attraverso il gesto. Non è che il direttore dà l'attacco agli strumenti e basta, no, sarebbe troppo semplice. Trasmette il gesto emotivo e in questo gesto sono contenute le note che devono eseguire gli orchestrali. Nel caso della chitarra o di uno strumento solista siamo noi il nostro direttore e ce le trasmettiamo per conto nostro internamente queste sensazioni. Questo gesto serve ad unire tutte le note che non vanno pensate singolarmente, ma come un flusso, come una linea curva. Il suono dunque viene dal tempo, da questa carica e scarica di energie. Adesso vi mostrerò le differenze che ci possono essere in vari punti di una battuta. Le note sono sempre le stesse, però se iniziano in un certo momento hanno un certo suono, hanno una certa carica, una certa comunicativa e non si possono fare sempre alla stessa maniera. Non esistono note uguali. Come non esistono persone uguali o gesti uguali, non esiste niente di uguale, tutto è sempre diverso e dipende dall'emotività del momento. Il suono quindi è un insieme di vibrazioni che scaturiscono da uno stato d'animo che produce dei gesti verso lo strumento. Questi gesti devono avere una velocità che dipende sempre dallo stato emotivo e questa velocità è guidata dal ritmo, che è un insieme di energie dinamiche
diverse in ogni momento della battuta, che abbracciano le note e gli danno vita, trascinandole alla velocità stabilita dal tempo, lungo tutto il brano. Il ritmo è elastico, non è fisso, e sta in un gesto emotivo. Nell'orchestra, come ho detto prima, è mostrato dal direttore. Nel nostro caso è visualizzato dentro noi stessi. In questo gesto armonico sono contenute le note che suoneremo. Non si pensa mai alle note singolarmente, ma al suo insieme. E il suo insieme determina la frase musicale. Il gesto serve ad unire queste note. Ognuna di esse dipende dalla nota precedente, che darà vita alla nota successiva. È inconcepibile pensare a una nota senza tener conto di quello che c'era prima e di quello che verrà dopo. Il ritmo quindi è un continuo susseguirsi di cariche e scariche di energia, e questo determina il suono. Perciò il suono dipende dal tempo storico, come ho detto prima, e dal tempo inteso come ritmo. Tutte queste due componenti importantissime concorrono a formare il suono. Adesso vi farò sentire alcuni esempi di ritmi differenti e di energie diverse nell'ambito della battuta. Le note rimarranno le stesse, ma saranno scritte in maniera diversa. Il primo esempio mostra una sequenza di note senza ritmo, senza tempo, solo la testina delle note che determina l'altezza delle note. Se le suono senza nessuna energia, si sente questo. Adesso inseriamo queste note in un tempo di 6 ottavi. 6 ottavi sono 2 movimenti, uno in giù, battere, e un altro in levare. Che vuol dire battere e levare? Vuol dire che noi scarichiamo un'energia che abbiamo immaginariamente accumulato prima, scarichiamo e nel secondo movimento carichiamo, per riscaricare successivamente. Adesso facciamo lo stesso movimento di 6 ottavi, però che inizia con una pausa. Qui possiamo notare che la nota Si bemolle si sta caricando di energia per scaricarla sulla nota Fa della battuta successiva. Adesso facciamo lo stesso esempio però con 2 quarti. 2 quarti sono sempre 2 movimenti, ma da 2 note ciascuno, non da 3, come nel 6 ottavi. Lo stesso esempio adesso lo facciamo con un tempo di 3 quarti. Sono 3 movimenti che contengono 2 note ciascuno, in questo caso. Adesso facciamo un tempo di 3 ottavi, che inizia con una pausa. Adesso facciamo il tempo da 3 ottavi come prima, però polifonico. Polifonico che vuol dire che c'è una voce e un'altra voce sottostante, e bisogna far sentire queste differenze. Adesso il tempo diventa 9 ottavi e inizia con una pausa. Per finire il tempo è 12 ottavi, che corrisponde al tempo di 4 quarti, ma con i movimenti di 3 note, non di 2 note. Bene, allora in questa breve puntata abbiamo visto il suono e il tempo. Il suono che è in diretto rapporto con il tempo. Il tempo inteso come contesto storico, epoca 1500, 1800, 1700, oppure il tempo inteso come scansione ritmica, come ritmo,
come velocità, come energia. In questa energia si muovono le note e le note hanno un timbro adeguato alla qualità di questa energia e adeguato al contesto storico nel quale sono state concepite. Dunque, il suono e il tempo sono in collaborazione, sono legati, inscindibili, il suono nell'energia del tempo e nel contesto storico del tempo. La prossima puntata si chiamerà Tip and Tricks, vuol dire consigli e trucchetti, trucchetti detto in maniera scherzosa, perché non sono trucchetti. Prenderemo in esame alcune particolarità della mano destra e della mano sinistra che contribuiscono a creare il suono. Ci sono delle cose importanti da dire, delle cose che non dobbiamo trascurare, come delle cose che sembrano in secondo piano, perché l'importante per il musicista è riuscire a fare le note, ma quella invece è la cosa più ovvia, più secondaria. Quando hai fatto le note sei montato in macchina, adesso devi decidere dove vuoi andare, a che velocità e perché vuoi andare là. Questo è il segreto del suonare, non è montare in macchina e basta. Montare in macchina vuol dire riuscire a fare tutte le note nel brano, senza errori. Vabbè, questa è già una bella cosa. Io ho già una macchina, sono montato dentro. Adesso la devo accendere, devo pigiare la frizione, devo mettere la marcia, devo vedere se passa qualcuno, altrimenti lo schiaccio. E devo decidere dove andare, a che velocità devo andare, perché vado là. Vado là perché c'è qualcosa di importante, la mia moglie si sente male, l'hanno portata all'ospedale. Oppure vado a fare una gita, mi rilasso, vado veramente piano e mi godo il panorama. C'è un motivo anche per andare in macchina. Per tutto nella vita c'è un motivo. Basta scoprirlo, basta manifestarlo, basta sentirlo e basta vederlo.